parliamo adesso della teoria che c'è dietro il nostro modello, quindi quello che determinano i nostri due assi. Partiamo dall'asse verticale, parliamo di neuroscienze, molto di moda in questi ultimi anni, ci basiamo sulla teoria di Paul MacLean che definisce il cervello trino, il triune brain, quello che state vedendo come immagine è un cervello umano sezionato in questo modo, la parte, quella verde, è il cervelletto, e Paul MacLean definisce che i cervelli sono tre, triune brain. Il cervello più antico lo chiama rettiliano, oggi lo chiamiamo troncoencefalo e ipotalamo. Questo cervello è dedicato alla parte degli istinti, mangiare, bere, dormire, difendere se stesso, il territorio, riprodursi. Cervello più evoluto, parliamo del sistema limbico, caratteristica dei mammiferi inferiori o mammiferi arcaici, diciamo gli erbivori per intenderci. Questo cervello è dedicato alla parte delle emozioni verso il gruppo. I mammiferi sono animali che stanno in branco, ma anche per definizione le madri allattano i figli, quindi sviluppano delle dinamiche sociali di branco, di clan, di gruppo e questo può avvenire solo attraverso uno scambio emotivo. Riconosco lo stato emotivo, sono in grado di dimostrare un'emozione, rabbia, paura, gioia, tristezza, invidia, eccetera. Parliamo della corteccia, corteccia tutta questa parte qua, l'uomo ha più corteccia frontale di qualunque altro animale e noi siamo in grado di poter pensare in maniera astratta, pensare alle conseguenze di un'azione, anticipare quello che sta per succedere. So che se io aprissi in questo momento la mano, il presenter cadrebbe per terra facendo un certo tipo di rumore, lo posso prevedere. Questa cosa che sembra molto semplice, per molti animali, parlo anche di primati, è impossibile. Bene, questo quindi è il nostro asse verticale. Noi la parte istintiva la lasciamo da parte perché non possiamo neanche controllarla, ci interessa parte bassa, emozioni verso il gruppo, parte alta, pensiero astratto. Asse orizzontale, Roger Sperry prende il Nobel per la medicina nel 1981 e definisce quello che sono emisfero sinistro ed emisfero destro. Gli emisferi sono fortemente caratterizzati. L'emisfero sinistro si occupa della parte logica razionale, l'emisfero destro della parte intuito-creativa. Qui potete vedere una serie di comportamenti che Roger Sperry ha studiato dei vari emisferi, quindi nell'emisfero sinistro c'è la parte destra del corpo, parola, linguaggio, riconoscere, la matematica, eccetera. Nella parte invece destra del nostro emisfero c'è la parte sinistra del corpo, presente, futuro, simboli, apprezza, eccetera, eccetera. Cosa abbiamo fatto? Questi sono i nostri due assi, quindi asse verticale abbiamo la parte che va da pensiero astratto a emozione logico, mentre abbiamo logico razionale e intuito creativo. I nostri due assi comportano quindi 4 quadranti, 4 colori principali. Ma attenzione, immaginate un appartamento, ci sono stanza, bagno, camera da letto, soggiorno, noi abbiamo delle preferenze, immaginiamo la sala, la stanza nella quale passiamo più tempo, ma questo non vuol dire che non usiamo le altre stanze dell'appartamento, le usiamo tutte, la stessa cosa al modello. Uscirete con un colore, giallo, rosso, verde, blu, ma non vuol dire che vi mancano gli altri, li utilizzate ma in percentuali minori. Ed ecco, finalmente parlaremo di colori. Allora abbiamo emozione logico-razionale, verde, pensiero logico-razionale, blu. Pensiero creativo, giallo. E per concludere, emozione intuito, rosso. In realtà c'è anche un quinto colore che è il bianco, che è il colore in realtà delle transizioni, cioè uno cambia nella vita colore e molte volte cambiando passa dal bianco. Bene. Questo è il nostro modello. Ora io vi invito ad andare sul sito che vedete in questo momento segnato, quindi brainbowyoung.it, e di compilare il test, in modo che saprete di che colore siete.